Bentrovati a Dipinti a Voce, una rubrica video per conoscere più da vicino le opere della collezione della Casa Museo Pietro Ghizzardi. E infatti è qui che ci troviamo, alla Casa Museo Pietro Ghizzardi a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, che è la casa in cui l'artista irregolare Pietro Ghizzardi ha vissuto gli ultimi 10 anni della propria vita e che oggi ne raccoglie la maggiore collezione. Pietro Ghizzardi ad oggi è riconosciuto come uno dei maggiori esponenti dell'outsider art a livello italiano ed europeo. Per tutta la vita ha lavorato come bracciante agricolo e come contadino, ma dipingendo ogni singolo giorno della sua vita. Da autodidatta, creandosi sia gli strumenti materiali per dipingere che un linguaggio espressivo assolutamente proprio, che non si limiterà solo alla pittura, ma si estenderà anche alla scrittura. L'opera di cui parliamo oggi è il ritratto del pittore Giorgione. Quest'opera è, come molte di quelle realizzate da Pietro Ghizzardi, dipinta su entrambi i lati, è un'opera double face infatti, e ha una datazione precisa riportata sul verso dell'opera, il 12 febbraio del 1960. Esplicitare la data di questo quadro è fondamentale per collocarlo all'interno della lunghissima produzione di Pietro Ghizzardi, che inizia a fine anni 20, come lui stesso dichiara nella sua autobiografia Mi ricordo ancora, dove scrive testualmente che nel 1929 iniziai a scolpire la filozomia della persona, intendendo la fisionomia, e che si protrarrà fino agli anni 80. I quadri che conserviamo, che ci sono pervenuti, però sono solo a partire dalla fine degli anni 40, parte della produzione precedente infatti non si è conservata. Questo quadro, quindi dicevamo, lo collochiamo negli anni 60. E questa data è fondamentale per comprendere alcuni valori formali dell'opera. Anzitutto il soggetto. Il ritratto appunto è quello di Giorgione, il grande artista di Castelfranco Veneto, che appunto Ghizzardi considera un maestro, chiaramente un maestro non per derivazione diretta, ma perché è in quella sorta di Olimpo di artisti a cui Ghizzardi guarda con grandissima ammirazione e con la consapevolezza di non poter ambire ai traguardi da loro raggiunti. Questi artisti sono quelli del Rinascimento italiano, del Cinquecento e del Seicento. Oltre al ritratto di Giorgione, infatti, Pietro Ghizzardi ha eseguito anche ritratti di Leonardo da Vinci, di Michelangelo Buonarroti e anche di Caravaggio e di Correggio. Quando Ghizzardi si dedica a soggetti maschili è appunto perché riconosce in loro una dignità, un'autorevolezza e un'importanza storica che ne giustifica l'attenzione da parte sua. Mentre invece la ritrattistica ghizzardiana femminile, che forse è quella più nota al pubblico, è più eclettica. In qualche modo Ghizzardi rappresenta le donne in tutte le forme e le possibilità, quindi sia donne comuni che donne di sua invenzione e meno spesso donne celebri, star o figure che abbiano avuto una particolare rilevanza storica, eccezion fatta appunto per alcune sante. Il trattamento appunto formale di questo ritratto, come abbiamo detto, mette in risalto l'autorevolezza di questa figura, il suo sguardo, come viene delineato il volto e proprio come viene trattata la figura, ne esacerba in qualche modo lo status di maestro, di auctoritas. Peculiare, ma vedremo poi non così tanto in fondo, è la tinta scura, questa tavolozza nera che contraddistingue questo ritratto. Pietro Ghizzardi, come abbiamo detto in apertura, era un artista autodidatta che creava da sé anche i colori che utilizzava sui cartoni che dipingeva, cartoni a loro volta di riciclo in qualche modo. In questo caso la tinta che troviamo qui, questo nero, è derivato dalla caligine.
Pietro Ghizzardi infatti aveva inventato in qualche modo una tecnica per raccogliere la caligine della stufa, la condensa del fumo in qualche modo, montando al contrario i tubi della stufa con cui riscaldava casa sua, e in quel modo otteneva questa tinta che ancora oggi ha mantenuto intatta un'intensità notevole. Così come per gli accenni più chiari dell'incarnato, tendenti al rosa o al grigio, utilizzava mattoni tritati o nelle tinte appunto che vediamo sullo sfondo terra mischiata a farina. Quindi insomma questo quadro degli anni 60 dà ben conto anche del suo procedere materiale in qualche modo, del processo di creazione quasi alchemica, che derivava comunque anche da una certa conoscenza profonda della natura che un contadino come lui possedeva, e che è una cifra che poi Ghizzardi porterà avanti per tutta la sua produzione, anche nei decenni successivi, quando utilizzerà anche colori chimici da affiancare a questi. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo episodio di Dipinti a Voce.